Presidente, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti voi, buonasera Loredana. Grazie per aver accettato questa intervista, grazie per essere con noi in casa di Sigma Italia. Da chi avremmo potuto iniziare questa serie di interviste che vogliamo condurre da qui a fine anno, se non dalla leader dell'infermieristica italiana, la presidente FNOPI Barbara Mangiacavalli. Il tema di questa intervista che intendiamo condurre è proprio sul riconoscimento dell'eccellenza e della leadership infermieristica in Italia, ma non solo. Gli obiettivi di queste interviste che noi vorremmo condurle, come dicevo, da qui a fine anno sono duplici. Il primo è senza dubbio quello di portare la comunità infermieristica italiana a prendere consapevolezza sull'esistenza di un chapter Sigma in Italia. Sigma è una grande organizzazione internazionale, una delle più grandi organizzazioni internazionali, è stata fondata nel 1922 e ha rapporti e collegamenti con i più grandi network mondiali, quindi è in grado di creare veramente una forte attenzione, una forte sinergia per l'eccellenza del nursing. Sigma nasce per l'eccellenza del nursing, per evidenziare, sottolineare, premiare l'eccellenza dell'infermieristica nel mondo. Presidente, tu sai che l'8 di maggio, insieme al Comitato Centrale, avevamo un grande appuntamento a Genova per celebrare questo nuovo chapter italiano insieme agli altri 500 chapter nel mondo di Sigma. Purtroppo non è andata così, la pandemia ha scombussolato ben altri piani, quindi anche questo piano. Quindi abbiamo pensato con queste interviste di rendere pubblico, di celebrare non solo gli ottimi rapporti interpersonali, ma anche i rapporti istituzionali che ci sono e che dovranno esserci tra queste istituzioni, quindi in questo momento tra FNOPI e Sigma, e se possibile, Presidente, delineare scenari di possibile collaborazione. E allora la prima domanda che ti faccio è questa. Che significato può avere oggi nelle dinamiche e nelle politiche perseguite dalla FNOPI l'esistenza di un chapter Sigma in Italia? Ma, intanto complimenti a te in prima persona e al gruppo che dirigi all'interno dell'Università di Genova per il lavoro che è stato fatto in questi anni e che ha portato poi in maniera molto concreta e visibile all'ingresso all'interno di Sigma e all'apertura di questo chapter italiano, che è per noi una sfida nuova importante per tutta la professione e tra l'altro per tutta la leadership della professione infermieristica. Come dire, la necessità e il significato che può avere il chapter Sigma per la federazione, per lo sviluppo della professione infermieristica in Italia, credo lo si possa ampiamente ritrovare nei 4 pilastri che l'OMS ha definito quest'anno, che oltre a tutto il resto quest'anno è anche l'anno mondiale degli infermieri, oltre al bicentenario della nascita di Florence Nightingale, insomma. E anche noi avevamo, insomma, sempre maggio erano previsti delle iniziative importanti a Firenze e io dico è tutto solo rimandato, insomma, così come anche l'iniziativa a Genova. Però ecco, l'OMS a gennaio, nel delineare l'anno mondiale degli infermieri, ha definito degli ambiti peculiari di analisi e di sviluppo e 4 tematiche essenzialmente. Una che è quella di lavorare e fare in modo di qualificare in maniera sempre più appropriata e sempre più competente il gruppo professionale infermieristico, in termini sia di, come dire, forza lavoro all'interno dei diversi sistemi sanitari nazionali dei diversi paesi, ma anche in termini di risposte efficaci e appropriate rispetto all'assistenza infermieristica. Un altro obiettivo, un'altra linea di lavoro importante che ha tracciato l'OMS è quella di ottimizzare lo sviluppo, guarda caso, delle politiche, della leadership professionale, della gestione, della governance rispetto all'infermieristica. Un altro obiettivo ancora, un'altra linea di lavoro su cui l'OMS invita a lavorare è quella di massimizzare la capacità e il potenziale degli infermieri attraverso anche lo sviluppo di partenariati, di collaborazioni professionali, partenariati di tipo istituzionale, di tipo scientifico e quindi siamo a tutto tondo all'interno di questo capitolo. E poi infine, come dire,
incentivare soprattutto la rappresentanza istituzionale e professionale a mobilitare la volontà politica per fare investimenti rispetto alla professione infermieristica. Qui, come dire, bastano questi 4 ampi temi dati dall'OMS per l'anno mondiale degli infermieri per far capire a tutti, e direi anche, come dire, rappresentano già anche una traccia di lavoro importante per la federazione e per Sigma su un terreno comune di confronto e di crescita nel nostro paese. Sono 4 temi in cui la federazione si riconosce a tutto tondo, ma penso anche che, come dire, anche il chapter italiano di Sigma si ritrovi profondamente. Sono 4 temi su cui non solo è auspicabile, ma è necessaria una sinergia, un'alleanza di intenti, di obiettivi comuni, di scopi, perché con modalità diverse, noi più di tipo normativo, legato all'ordinistica, voi più di tipo scientifico, d'eccellenza, però, come dire, c'è una sinergia, un'unità di intenti su un obiettivo che condividiamo, che è quello della crescita della nostra professione. Grazie Presidente. Le 4 linee che tu hai delineato dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sono assolutamente sovrapponibili alle linee Sigma. Sigma nasce proprio per questo, no? Per premiare lo sviluppo dell'infermieristica, della ricerca, lo sviluppo delle politiche. Allora, rispetto proprio all'ultimo punto che tu hai citato, che riguarda le sfide che l'Organizzazione Mondiale della Sanità si è data e ci ha dato, quindi mobilitare risorse, mobilitare politiche, c'è un tema che in Italia forse stenta un po' a decollare e che sta particolarmente a cuore alla famiglia Sigma internazionale e soprattutto a quella italiana. Come fare in modo, Presidente, che la ricerca infermieristica sia maggiormente supportata? Tu sai che a livello internazionale ci sono bandi di ricerca dedicati allo sviluppo dell'infermieristica e presuppongono quindi finanziamenti per sostenere studi di eccellenza proprio nell'assistenza. Il Covid, ma non solo il Covid, anche le cronicità, le malattie croniche, le disabilità ci stimolano a nuovi modelli, non solo nella clinica, Presidente, ma anche nell'organizzazione, e forse anche un po' la nostra formazione dovrebbe essere rivisitata secondo le sfide della modernità. E queste sfide sono sfide trasversali, sono sfide mondiali che non riguardano più soltanto un paese, uno Stato. Allora, Presidente, ti chiedo come è possibile, come possiamo insieme, ognuno come tu bene hai detto con i propri ruoli, spingere perché la ricerca in infermieristica non sia così faticosa per gli infermieri? E questo è un tema tanto importante quanto dolente, mi permetto di dire, perché la realtà dei fatti oggi è che si fa ancora molta fatica a far decollare la ricerca infermieristica, banalmente sia nei capitoli della ricerca corrente sia nei capitoli della ricerca finalizzata, quindi quelli che vengono, quei bandi che tra l'altro ogni anno vengono banditi dall'Istituto Superiore di Sanità o da enti governativi o dal Ministero stesso. Indubbiamente abbiamo bisogno di lavorare per strutturare, e questo lo abbiamo già attivato, insomma, delle relazioni istituzionali importanti e strutturate con il Ministero della Salute e con il Ministero dell'Università, affinché si possa anche un po' riprendere il filo dei percorsi formativi. La ricerca parte comunque sempre dalla formazione e quindi è evidente che noi abbiamo, insomma, dopo questa prima generazione di colleghi formati in università, questo primo ventennio abbiamo bisogno anche di rifare un po' un carrotaggio di quella che è la nostra formazione in università, andando a lavorare soprattutto sulla definizione dei percorsi di formazione specialistica e dei percorsi anche di dottorato di ricerca, che è vero che ci sono anche partiti con uno sforzo importante da parte della federazione, hanno bisogno di essere maggiormente incentivati e strutturati. Io amo spesso ricordare che in Italia non abbiamo bisogno di 440.000 dottori di ricerca. Abbiamo però bisogno di 440.000 infermieri italiani che sanno utilizzare le evidenze e i risultati prodotti dalle ricerche.
perché l'assistenza infermieristica deve essere sempre allineata con le migliori evidenze scientifiche disponibili. Quindi abbiamo bisogno di formare i professionisti anche all'utilizzo della ricerca, quindi non solo alla metodologia, indubbiamente fondamentale, ricerca quantitativa ma soprattutto qualitativa, ma abbiamo bisogno anche di formare professionisti che sappiano utilizzare la ricerca, che sappiano utilizzare la ricerca come metodo di lavoro comune, quotidiano, per la risposta ai bisogni di assistenza dei loro pazienti, dei loro assistiti. E allora in questo senso una sinergia anche qua è fondamentale, perché abbiamo, come dire, obiettivo della federazione dal punto di vista ordinamentale e normativo è quello di creare le condizioni normative e giuridiche, di creare il contesto, di creare la cornice, di creare un po' il contenitore dove poi inserire il filone della ricerca infermieristica, e poi in sinergia con le associazioni e con le eccellenze presenti sul nostro territorio, tra cui il Chapter Sigma, come dire, costruire, poi metterci contenuto. Io ho sempre inteso operare nel mio ruolo pro tempore sulla federazione per creare le condizioni affinché poi ci possa essere la convergenza di intenti, di scopi, di finalità, ma anche di eccellenze, di competenze. Chi governa la federazione non è tuttologo, ha però l'obiettivo anche normativo di stabilire, di creare i percorsi. Poi, come dire, il contenuto è comunque dato necessariamente dalle eccellenze e dalle competenze che abbiamo tra i nostri professionisti, tra le nostre società scientifiche e tra le nostre società d'eccellenza. Quindi in questo senso abbiamo bisogno di lavorare. Stiamo anche ipotizzando alcuni percorsi come dire, più formali sui finanziamenti per la ricerca, anche con lo scopo di dimostrare la peculiarità della ricerca infermieristica. Io credo che parte del nostro sforzo debba però essere orientato a mettere in evidenza cosa in cui insomma in Italia siamo ancora un po' troppo abituati, mettere in evidenza e dare visibilità degli esiti delle cure infermieristiche, degli esiti del nostro agire quotidiano, degli esiti anche del lavoro d'equipe e qual è il contributo peculiare dato dall'infermieristica, dall'infermiera all'interno dei team di cura, anche quando sono multiprofessionali o complessi. E allora in questo senso abbiamo bisogno di lavorare per dimostrare gli esiti. Questo lo dico non solo per la parte, come dire, più tipicamente clinica assistenziale, ma anche per la parte organizzativa. Quali sono gli esiti di certi modelli organizzativi? Penso ad esempio alla sfida attualissima che abbiamo di fronte, che è quella dell'infermieristica di famiglia e di comunità. Quali esiti possiamo portare alle istituzioni, alla politica, agli assessorati, ai singoli territori per mettere in luce e dimostrare l'importanza dell'attivazione dell'infermiere di famiglie e di comunità? Cosa cambia tra avere questa funzione all'interno del sistema e queste competenze e non averle in termini di esiti di salute sui nostri cittadini? Ecco, in questo senso noi dobbiamo orientare l'attività di ricerca, quindi non solo clinica ma anche organizzativa, perché nel momento in cui noi portiamo dati ed evidenze di qual è il nostro contributo siamo anche più forti e la nostra leadership è più forte a sostenere la necessità di certe scelte, certe decisioni, certe politiche professionali sanitarie. Grazie Presidente, questa tua risposta molto completa mi apre e mi facilita la domanda che ti sto per fare. È un po' la domanda delle domande, se vuoi. È l'ultima domanda, quella con cui concluderemo per ora questo nostro incontro, che però è molto importante non solo per noi come Sigma, ma credo per tutti gli infermieri italiani. Presidente, Covid ha dato una forte accelerata un po' a tutto. Covid ha messo sotto la lente di ingrandimento le eccellenze dell'infermieristica italiana. Gli infermieri italiani hanno pagato a carissimo prezzo, dolorosamente, la spinta in avanti verso questa visibilità, questa eccellenza. Io spesso con i colleghi dico che nessun congresso, nessun simposio avrebbe potuto mettere in luce meglio le eccellenze e le competenze degli infermieri rispetto a questa pandemia, anche se l'abbiamo pagata a caro prezzo. L'abbiamo pagata a caro prezzo come professionisti e l'ha pagata a caro prezzo la popolazione. Allora però, Presidente, il rischio che noi temiamo è quello che tu sai com'è l'Italia, no? Passata la festa,
no? E quindi il timore che io ho come presidente Sigma, ma che sento in tanti colleghi, ex studenti che incontro, che mi chiamano, che mi scrivono, è quello che passata la festa, celebrati gli eroi che non siamo, noi siamo professionisti e svolgiamo il nostro lavoro come l'abbiamo sempre svolto. Ebbene, passato questo periodo, veniamo di nuovo dimenticati, veniamo di nuovo buttati nel calderone insieme a tante altre professionalità di tutto rispetto, di grande stima e di grande compiutezza nell'intero sistema sanitario, che però non sono l'infermieristica e non sono gli infermieri che noi abbiamo la presunzione di credere siano l'ossatura di un sistema sanitario, soprattutto di un sistema di eccellenza come il nostro, che è un sistema pubblico, che parte dallo Stato centrale e arriva fino in maniera capillarizzata a tutte le diramazioni del paese, fino all'eccellenza che noi vorremmo finalmente decollasse dell'infermiera di famiglia e di comunità. Ecco, Presidente, allora la domanda delle domande: qual è la strategia della federazione e del comitato centrale perché non veniamo dimenticati e in pochi mesi non veniamo di nuovo, non torniamo di nuovo alla banalizzazione dell'azione infermieristica? Sicuramente l'emergenza Covid ha messo in luce una serie di difficoltà, è inutile negarlo, di tutto il sistema sanitario. Non è una questione di colpe o di responsabilità, perché la federazione non l'ha mai fatto. La federazione però ha sempre messo in evidenza come 10, 12, 15 anni di contingentamento sul sistema sanitario hanno prodotto questi risultati, quindi organici depauperati in maniera anche rilevante, perdita di patrimonio professionale, perché il sistema sanitario nazionale e i sistemi sanitari regionali hanno un patrimonio, un capitale intangibile che sono i professionisti, perché il nostro sistema sanitario si regge sui professionisti. Quindi hanno messo in evidenza tutte queste criticità. Hanno messo in evidenza, io mi sono sempre stupita di come i giornali si siano resi conto solo nei giorni della pandemia che lo stipendio degli infermieri italiani è quello più basso d'Europa. Però ho dovuto, come dire, prendere atto del fatto che non l'avevano capito e mi spiace che sia dovuto succedere un problema sanitario di questa portata per far aprire almeno, come dire, un approfondimento o una visibilità su un aspetto che non attiene direttamente alla federazione, perché ci sono poi come dire, organi deputati a gestire le partite contrattuali, però è evidente che questo è stato uno degli elementi, come dire, più rilevanti. Però questa pandemia ha messo anche in evidenza il contributo e il ruolo peculiare che hanno avuto gli infermieri in Italia. Io non ho avuto un contesto, e ce ne sono stati molti, così remoti, webinar, videoconferenze, di tutto di più, con regioni, assessorati, istituzioni, direttori generali di aziende, credo decine e decine, ma non c'è stata una occasione di queste in cui qualcuno ha avuto qualcosa da dire sugli infermieri. Gli infermieri ci sono stati una garanzia per l'assistito, ma anche per i sistemi sanitari e sociosanitari. Questo è stato unanimemente riconosciuto. E allora è evidente che in questi mesi si sono anche generate una serie di aspettative, probabilmente alcune anche per modalità comunicative non proprio appropriate, perché è vero gli inni dalle finestre, la retorica degli eroi, che per carità abbiamo compreso, però siamo professionisti prima di tutto, questo l'abbiamo sempre detto. Noi infermieri abbiamo fatto quello che abbiamo sempre fatto prima del Covid e che continueremo a fare dopo. Abbiamo però dimostrato capacità di risposta immediata a bisogni emergenti e anche poco noti. In poche ore abbiamo ribaltato i nostri schemi professionali, lavorativi, organizzativi. Siamo stati in grado di lavorare senza schemi. Siamo stati in grado di lavorare e di garantire assistenza di qualità anche a fronte di incertezze importanti, sia dal punto di vista scientifico che dal punto di vista clinico, assistenziale che organizzativo. Questi sono gli elementi su cui la federazione ha impostato il dialogo istituzionale della ripartenza.
perché se il paese e il sistema sanitario deve ripartire da quello che di buono e di positivo il paese ha visto in questa emergenza, quindi in particolare gli infermieri. Quindi a fianco a, come dire, interventi sostanziali, i numeri per l'accesso alla formazione, la definizione dei percorsi formativi anche rispetto alle competenze specialistiche, perché questo è stato chiaro, perché fin da subito hanno chiesto infermieri con competenze specialistiche, penso alla chiamata della protezione civile, ma penso anche alla necessità all'interno degli ospedali. Quindi questi sono come dire, quegli elementi strutturali importanti. Accanto a questo c'è anche il riconoscimento comunque di una dignità professionale legata alla possibilità di esercitare in autonomia, alla possibilità di lavorare in equip multiprofessionali, alla possibilità anche di condurre e gestire processi assistenziali, ma anche processi di presa in carico di continuità integrati e complessi. Penso alla necessità di rivedere la dignità anche degli aspetti contrattuali. Insomma, indubbiamente sono tutti elementi che sono sul tavolo della discussione. Ma penso anche, per ritornare all'inizio, anche a quanto dice l'OMS rispetto a questo anno mondiale, penso anche alla necessità che si è dimostrata concretamente in questi mesi di, come dire, utilizzare, passatemi questo termine, la professionalità e la competenza dei infermieri anche per la gestione di processi organizzativi complessi, la famosa leadership infermieristica. Beh, alla fine le cose hanno funzionato in maniera importante anche perché gli infermieri sono stati guidati da una leadership che si è messa a servizio degli assistiti, dei cittadini e del sistema sanitario. E questo è un altro elemento su cui noi dobbiamo lavorare. Penso anche, infine, al fatto che molti nostri colleghi hanno iniziato a fare ricerca, a interrogarsi, a raccogliere dati per fare studi qualitativi rispetto a questa emergenza, a questo tipo di epidemia, quanto impatta sull'assistito e sull'assistenza infermieristica e quali peculiarità. Quindi sono tutti aspetti che hanno fatto vedere al Paese che gli infermieri hanno dato. L'hanno fatto vedere al Paese e alle istituzioni. Adesso la Federazione ha l'onere importante di raccogliere quello che la nostra professione ha dato concretamente e ha fatto vedere concretamente. Gli infermieri non si sono chiusi in casa, non hanno messo fuori il cartello chiuso per Covid. Gli infermieri ci sono stati accanto ai cittadini, accanto ai loro bisogni, emergenti, sconosciuti, importanti. E quindi la Federazione ha l'onere soprattutto di raccogliere questa esperienza concreta di tutti i nostri colleghi, di portarla nelle sedi istituzionali per lavorare sui percorsi formativi, sui percorsi di sviluppo di carriera e di dignità professionale, per lavorare sui percorsi di sviluppo della ricerca infermieristica e su un rafforzamento della leadership all'interno, come dire, dei posti di comando, perché l'OMS ne parla anche in questi termini. Quanto la visione infermieristica può influenzare anche le scelte assistenziali e le scelte sanitarie di un paese. Beh, ecco, noi vogliamo esserci e vogliamo avere al nostro fianco le eccellenze italiane, tra cui il Chapter Sigma. Grazie Presidente. Sai che Chapter Sigma sarà al vostro fianco, sarà al fianco di tutte le istituzioni infermieristiche leader in Italia, ma sarà al fianco anche di tanti infermieri, clinici, formatori, leader, manager dell'infermieristica, perché proprio lo spirito di Sigma è quello di rendere visibile l'eccellenza del nursing in tutti i campi in cui il nursing viene esercitato. Quindi l'invito che io ti faccio e la sfida che raccogliamo, se vuoi, è quella proprio di celebrare almeno annualmente queste eccellenze, rendiamole visibili, chiamiamoli per nome questi colleghi, testimoniamoli, celebriamoli, non aspettiamo un'altra pandemia perché il mondo si accorga che ci sono degli infermieri stupendi in Italia che con molta semplicità svolgono tutti i giorni il loro lavoro e proprio grazie alla semplicità e l'autenticità correlata da riferimenti scientifici, da studi del loro lavoro viene garantita la sicurezza a tutti i pazienti in tutti gli ospedali.
Grazie Presidente per questa intervista. So che avrai un autunno molto caldo, ce l'hai dichiarato. Ricordati che noi ci siamo e siamo al vostro fianco. Grazie ancora. Grazie a te, professoressa Sasso, per la vicinanza, per quello che fai col tuo gruppo e per quello veramente che continuerete a fare al nostro fianco. A presto.